Le ultimissime su Fiorentina Inter, tutto quello che dovete sapere per prepararvi alla partita, consueto appuntamento con il nostro format che ci avete richiesto a gran voce di riportare condensando in pochi minuti le notizie più importanti per presentare la gara, le probabili formazioni e anche le chiavi tattiche di questa partita, una partita fondamentale per l'Inter perché come sappiamo per qualche ora si rischia di scivolare a -4 dalla Juventus e tra una settimana si gioca il big match attesissimo proprio contro la Juve. È un momento quindi delicato, molto importante della stagione, un momento in cui l'errore che assolutamente non si deve commettere è quello di pensare alla prossima partita. Testa alla Fiorentina, testa a questa partita e massima concentrazione per ripartire subito al meglio in campionato dopo la vittoria della Supercoppa italiana che l'anno scorso, lo ricorderete, qualche strascico lo aveva lasciato nell'immediato. Quindi testa su Fiorentina-Inter, che partita sarà? Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti. Vi chiedo di lasciare un mi piace se volete aiutarci, se volete supportarci e di iscrivervi al canale, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. E partiamo dal momento di forma e da come arrivano le due squadre a questa partita e poi vediamo le probabili formazioni. L'Inter, lo sappiamo, è in un buon momento di forma, ha vinto 4 partite su 4 in questo 2024, segnando 11 gol e subendone soltanto 2 contro Monza e Lazio. Secondo me sono arrivate due prestazioni dominanti con delle buone indicazioni anche dal punto di vista fisico. Contro il Napoli in finale di Supercoppa italiana invece qualche difficoltà in più c'è stata, non tanto dal punto di vista del gioco quanto secondo me dal punto di vista della brillantezza data anche dalla stanchezza che si è accumulata giocando due partite ravvicinate nel giro di poche ore. La Fiorentina invece, nonostante il quarto posto, si trova in una posizione di classifica che sta premiando questa Fiorentina sicuramente, però secondo me sta avendo delle difficoltà e paradossalmente in questo momento ha qualche certezza in meno rispetto all'inizio della stagione. Arriva in questo 2024 da due sconfitte in campionato contro il Sassuolo e in Supercoppa italiana in semifinale contro il Napoli con un 3-0 molto secco, forse che sul campo non totalmente giustificato da quello che è stato il gioco, però un 3-0 comunque netto, importante. Un pareggio poi molto strano, un 2-2 contro l'Udinese e con il Bologna invece in Coppa Italia è arrivata sì la vittoria della Fiorentina, ma soltanto ai calci di rigore, quindi nei tempi regolamentari anche qui non erano riusciti a vincere. Quindi è una Fiorentina con qualche problemino, una Fiorentina che sta sperimentando delle cose nuove per poter decollare in questo finale di stagione, forse le vedremo anche contro l'Inter e tra poco ci arriviamo, ma prima parliamo delle probabili formazioni partendo dall'Inter, Inter che come sapete, ci sono 2 assenze molto pesanti soprattutto, quelle di Çalhanoğlu e di Barella, sono fuori per squalifica in questa partita. A questi problemi si aggiungono quelli di Bastoni che non è infortunato, ha avuto un affaticamento, ha saltato la finale di Supercoppa italiana, in settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo e a questo punto dovrebbe partire dalla panchina con l'obiettivo di essere al 100% contro la Juventus. C'è poi uno Stefano Sensi che è ad un passo dalla cessione all'Leicester, quindi da capire se potrà essere utilizzato magari a gara in corso o meno, e un Dumfries che come sappiamo, ne abbiamo parlato anche nell'ultima diretta, è un po' un caso. Al momento viene dato in ballottaggio con Darmian che però risulta in vantaggio. Quindi in questo momento la probabile formazione è con Sommer tra i pali, Pavard, De Vrij e Acerbi dirottato a sinistra lì in difesa, Darmian sulla destra, Di Marco dall'altra parte del campo con Frattesi, Aslani, Mkhitaryan a comporre il centrocampo e Thuram, Lautaro Martinez chiaramente la coppia di attaccanti. Frattesi è curiosamente alla seconda partita da titolare in questa Serie A, Aslani addirittura è alla prima in campionato ed è la prima volta che giocano insieme a Mkhitaryan. Solitamente fin qui sono stati schierati sempre titolari con Klaassen. Quindi è un bel test, soprattutto per Aslani secondo me, che ha un compito molto delicato nel sostituire Çalhanoğlu e soprattutto nel farlo contro una squadra che, potendo giocare con un modulo che prevede della pressione proprio in quella zona di campo, potrebbe avere delle difficoltà, ma merita fiducia e deve dare delle risposte anche lui in questo momento. Con Frattesi inevitabilmente viene a mancare qualcosa in fase di palleggio e di costruzione, quindi mi posso aspettare un Mkhitaryan magari un pochino più basso ad aiutare Aslani nei compiti di regia e poi un lavoro importante da parte di Pavard che in questa veste in cui si scambia con Darmian che invece tampone rimane un pochino più a coprire mi sta piacendo molto. Poi Pavard è un giocatore che sta contribuendo molto, gestisce
un gran numero di palloni e partecipa molto alla costruzione, quindi anche qui se si perde qualcosa in fase di costruzione si sopperisce distribuendo di più il gioco tra più giocatori. Dall'altra parte, dicevo invece la Fiorentina che sta sperimentando delle cose nuove, tendenzialmente parte da un 4-2-3-1 che però lo abbiamo visto anche all'andata ha consegnato totalmente la partita all'Inter che ha fatto una delle prestazioni più dominanti di questa stagione probabilmente, una vittoria per 4-0 strameritata da parte dell'Inter e anche di recente questo sistema di gioco qualche difficoltà diciamo che l'ha creata alla Fiorentina, comunque non ha brillato particolarmente. C'è tra l'altro un precedente molto recente dell'Inter contro Lazio che Lazio si è schierata con questa difesa a 4, ci ha concesso anche parecchio gioco sulle fasce e li abbiamo praticamente asfaltati. Quindi attenzione perché non è da scartare che Italiano magari torni a riproporre quella difesa 3 che abbiamo già visto contro il Bologna in Coppa Italia, magari quindi con un sistema simile a quello con cui il Napoli per esempio ci ha creato più difficoltà rispetto alla Lazio, anche perché tenere fuori Ranieri in questo momento in difesa la vedo difficile, quindi passare a 4 a tenere fuori Ranieri, non lo so, la vedo un po' difficile. Per cui il 3-4-1-2 non è un'ipotesi da scartare in questo momento, anche se per ora ho visto che i vari quotidiani segnalano il consueto 4-2-3-1 per il momento. Quindi con Terracciano tra i pali, Cagliode, la grande rivelazione di questa stagione lì sulla fascia destra, dall'altra parte Parisi a sinistra che sostituisce lo squalificato Biraghi, centrali Milenkovic e un ballottaggio, quindi Martinez quarta, sempre molto pericoloso che si sganci in avanti, partecipa anche alla manovra e si butta in area di rigore, oppure Ranieri che sta facendo bene. In mediana Duncan, un altro ex Inter, e Arthur, il brasiliano che è il loro metronomo in mezzo al campo, è il giocatore più importante per la manovra e il palleggio della squadra, che però non è al top della condizione, quindi potrebbe non avere i 90 minuti ed è un fattore da tenere in considerazione. Sulla tre quarti, poi invece, attenzione perché con Bonaventura, sempre da tenere d'occhio, e Sottil, pare sia recuperato e possa partire addirittura dal primo minuto Nico Gonzalez. Nico Gonzalez che dopo quasi 50 giorni di stop potrebbe rientrare subito oppure dall'inizio oppure per uno spezzone della partita ed è in assoluto il giocatore più importante di questa Fiorentina quest'anno. Per ranking è tra i primi giocatori di rating statistico in Serie A quest'anno, è il miglior marcatore della Fiorentina, giocatore di dribbling, giocatore preciso, anche il miglior rigorista che hanno, quindi è un elemento, è il trascinatore, ecco, dal punto di vista tecnico, anche carismatico di questa squadra. Quindi attenzione a lui. Questo tridente, quindi in questo eventuale 4-2-3-1, agirebbe alle spalle di Beltrano, un'unica punta che si sta sbloccando e giustamente dico io viene preferito a Zola. Quindi questa è la probabile formazione di questa partita. Voglio darvi anche alcuni numeri per poter contestualizzare un pochino la gara, per poter contestualizzare il tipo di partita che ci aspettiamo. Questa Fiorentina è una squadra che forse lo sapete, ne abbiamo già parlato anche nei precedenti episodi e anche in occasione della partita d'andata, per quella che è la qualità che ha a disposizione, per quella che è anche la quantità di buoni giocatori a disposizione, ha qualche problema con la finalizzazione. Non a caso è il settimo attacco in Serie A, nonostante il quarto posto in classifica, e sono settimi anche per tiri verso la porta avversaria. Quindi costruiscono molto, concludono meno di quanto costruiscono. È una squadra molto intensa, sicuramente, è quinta in Serie A per falli commessi, anche se è una delle squadre con meno ammoniti, 42 cartellini gialli fin qui, sono 16esimi in Serie A, l'Inter è ultima con 26 cartellini, strano che si faccia polemica solo sull'Inter, però vabbè, questo è un altro discorso. Tra i giocatori più intensi sicuramente Martinez quarta credo sia tra i primi 5 in Serie A per contrasti vinti a partita, quindi un elemento, dovesse essere titolare, molto importante per loro nel recupero palla. E sono secondi in Serie A per possesso palla medio a partita, quindi è lecito aspettarsi, soprattutto davanti al proprio pubblico, una squadra che avrà diversi momenti in cui cercherà di fare la partita, l'Inter quindi dovrà difendersi con ordine e verticalizzare. Sono abili e pericolosi anche sui duelli aerei, quinti in Serie A da questo punto di vista, quindi da tenere d'occhio anche sui calci piazzati, e dietro concedono poco. Probabilmente una squadra che ha comunque così tanto talento davanti passa un po' inosservato il fatto che in realtà la grande organizzazione difensiva è uno dei loro punti di forza e solo Napoli e Inter hanno concesso fino a qui in campionato meno tiri della Fiorentina in Serie A, quindi concedono molto poco, anche se come detto in questo 2024 stanno subendo di più. Se poi
poi confermano lo stile di gioco che conosciamo, sappiamo già che proveranno molto i cross dalle 2 fasce, una delle caratteristiche principali di questa squadra, e bisognerà stare soprattutto attenti agli inserimenti in quella zona di campo che l'anno scorso chiamavo il triangolo delle Bermuda, perché quando abbiamo analizzato tutti i gol presi, tantissimi gol presi dall'Inter, tanti arrivavano lì, in quella zona tra la mezzala, il quinto e il terzo di sinistra. In questo caso, in vista di questa partita, tra Mkhitaryan, Di Marco e Acerbi appunto. Zona dove Bonaventura soprattutto, ma anche Nico Gonzalez andranno ad insidiarci con gli inserimenti, e Bonaventura ci ha fatto spesso male in questo modo. Una particolarità poi, la Fiorentina fin qui ha segnato soprattutto nei primi 15 minuti e negli ultimi 15 minuti. Sui 29 gol segnati in totale, 14 sono arrivati all'inizio o alla fine della partita. Quindi questo ci dà la dimensione di una squadra che proverà ad aggredirci subito e poi eventualmente ha anche la forza dalla panchina per cambiare delle pedine e trovare il gol anche nel finale. Cosa mi aspetto allora? Credo che l'Inter abbia avuto tempo per recuperare bene dopo la Supercoppa, e di preparare bene questa partita. Credo che ci abbia dato anche delle buone sensazioni dal punto di vista mentale, la vittoria in Supercoppa, e, questo duello con la Juventus secondo me ci mette un pochino con le spalle al muro, ed è una situazione in cui fin qui l'Inter difficilmente ha sbagliato la partita quando era obbligata e quando era veramente pesante. Quindi sono fiducioso in questo. I primi minuti potrebbe essere una partita magari un pochino più attendista da parte nostra, con i centrocampisti che saranno molto sollecitati sotto la pressione della Fiorentina, quindi dovremmo essere bravi ad innescare gli attaccanti, consapevoli del fatto che in alcuni momenti bisognerà anche saltare il centrocampo. Quindi Lautaro è chiamato a fare un gran lavoro, a venire incontro, a liberare gli spazi, e Thuram che invece può andare a prendersi la profondità, può attaccare soprattutto Milenkovic, che è un pochino più macchinoso da questo punto di vista. Un'altra arma molto preziosa sarà sicuramente Frattesi, secondo me, è un giocatore che stressa le linee difensive, quindi è un giocatore che va tenuto dentro il più possibile, va coinvolto, e lui deve buttarsi dentro il più possibile, perché poi con il suo lavoro può creare occasioni per se stesso, ma anche per liberare la pressione degli altri attaccanti che lo accompagnano. Paradossalmente vedrei bene anche un Arnautovic in questa partita, lo dico, un giocatore che potrebbe fare un po' più a sportellate e lavorare spalle alla porta per favorire le soluzioni poi dei compagni di squadra, e quindi riuscirebbe anche con la sua presenza ad alleggerire un po' la pressione sui nostri che costruiscono da dietro, visto che mancherà Bastoni, che è molto importante in questo. Sono fiducioso anche su Sommer, credo che sarà molto coinvolto. Nelle ultime partite soprattutto l'ho visto partecipare molto bene nella costruzione dal basso, non si fa problemi ad andare anche un po' più lungo col pallone con qualità, e sono curioso poi di vedere se la Fiorentina si alzerà con un pressing aggressivo. Secondo me potremmo rivedere quella disposizione a 4, dove Sommer si alza tra i 2 difensori anche, e per diciamo avere una superiorità numerica rispetto al loro pressing, considerando che loro credo che 3 giocatori almeno li alzeranno, ecco, cercheremo di alzarci a 4 con Sommer lo stesso che aiuta a costruire. Quindi sarà una partita in generale ovviamente difficile, che si giocherà a scacchi in un ambiente caldissimo come quello di Firenze, che vivrà anche di tanti momenti ad intensità variabile, quindi partita che cambierà in corso. Nell'Inter ci sono delle assenze importanti, però se vuoi vincere lo scudetto hai pochi margini di errore, soprattutto con la Juventus che ha poche partite difficili da qui in avanti, e anche con queste assenze a Firenze devi andare a vincere. Anche perché, ragionavo l'altro giorno, tra Frattesi e Aslani comunque hai speso più o meno quanto son costati Cialanoglu e Barella. È un paragone che chiaramente va fatto con le dovute proporzioni, però questo per dire che son stati fatti 2 investimenti importanti, e in questi momenti bisogna dargli fiducia. Per cui fatemi sapere voi che sensazioni avete, che cosa vi aspettate da questo Fiorentina-Inter, da questa partita, che tipo di partita sarà secondo voi, e chi può essere l'uomo chiave dell'Inter secondo voi in questa gara. Vi aspetto nei commenti. Vi ricordo di fare un salto nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete supportarci, se vi piace quello che facciamo, abbiamo bisogno del vostro sostegno, e su passioneinter.club potete sostenere il nostro progetto. Vi aspettiamo lì, e vi lascio con un altro contenuto che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast. Per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.